Possiamo partire. Possiamo partire. Vabbè, tu hai iniziato a fare le architetture da giovane, no? Facevi quelle tue architetture, ritratti Sì. classici, puliti di architettura, poi hai cominciato con i tuoi quadri, quelli che adesso dovresti ricominciare a fare. Sì, Sono sì. quelli che ti hanno dato, diciamo, ti hanno fatto conoscere, no? In effetti avevo cominciato bene con questa pittura della mia immaginazione, perché era una pittura che veniva da uno stato d'animo, dal mio stato d'animo. Ero appena tornato da Berlino, per cui Tornato a Berlino quando? ero tornato nell'86, 1986. Tua mamma berlinese, Sì, sono stato 2 anni a Berlino. tuo architetto Sì, milanese. milanese, io sono andato a Berlino a ricercare le mie origini. E lì disegnavo già queste architetture così a inchiostro, tutto maniacale, insomma, chiamiamolo così, tratteggio, inchiostro. E con il paesaggio le facevo proprio il vedutismo classico. Poi a Berlino ho cambiato nella pittura mia, diciamo, fatta col ricordo delle cose che avevo visto il giorno prima, la serata precedente, le ragazze al supermercato, la gente, insomma. Poi sono tornato in Italia e sono andato avanti a disegnare liberamente, diciamo che però quel mio modo di essere non era più alto come livello spirituale, insomma non c'era più questa gioia di vivere che c'era quando ero a Berlino e c'era al contrario la depressione della vita di periferia a Milano. E però sono andato avanti lo stesso a dipingere il malessere, diciamo, l'abbruttimento domestico, e sono venuti fuori quei quadri lì. Poi pian piano, persistendo in una certa maniera questa infelicità, no? Continuando a stare qua in Italia, a Milano, che non è che mi entusiasmasse tanto la faccenda, è calato anche l'altra parte, diciamo, buona, che nel senso che era il fatto di dipingere, nonostante l'infelicità, di dipingere almeno autonomamente, sì, con la fantasia, libero. Io alla fine mi sono messo a fare di nuovo cioè fondamentalmente questi disegni di architettura con la deformazione, con tutto quello che vuoi, a tratteggio, però questa è una roba che facevo non era più il mio modo di essere, cioè lo era in parte. A un certo punto ho lasciato perdere di fare anche i ritratti. A un certo punto è finita anche la faccenda dei ritratti e sono rimasto solo a fare questi disegni di architettura, che è l'unica cosa che continuava ad andare avanti. E così è successo che mi sono ritrovato a fare quello che mi diverte di più, quello che mi sento di più io. Mi sento di più io così, alla fine, col cappello in giro per la strada a disegnare l'architettura, e questo è stato, diciamo, un'occasione per disegnare il disegno architettonico, ma non sono un appassionato di architettura, preferisco disegnare altre cose, gli esseri umani, la cosa che mi interessa di più in fondo è l'essere umano. L'architettura oggi per me fa parte di un campo di azione della vita, cioè non è importante in se stesso, ma è iscritto nel lavoro che faccio, che è più complesso. Deve essere tutta una roba più naturale. Il ritratto, il disegnare le case, fare le decorazioni murali, ecco. Adesso diciamo che lo vedo nell'insieme, per cui quello che fai nel caso particolare non è più gravato di questa responsabilità del dover essere fatto come si deve, mentre lo fai ci deve essere la consapevolezza che tu sei in un complesso di cose, non sei uno che sta facendo un lavoro
che deve avere un risultato eccezionale. Fa parte del planning generale del complesso di cose che ti interessano. E mi trovo davanti al complesso architettonico e non so che cosa fare, però parto. Cosa sto facendo lo capisco mentre lo sto facendo, il perché, perché poi deve avere un suo perché, se no la gente non te lo compra, questa è una delle conseguenze. Normalmente ci sono due immagini che rimangono impressionate sull'occhio, che sono quelle dell'architettura e poi delle forme che gli passano davanti, per cui l'architettura prende la forma dei culi delle donne che passano in continuazione avanti e indietro, avanti e indietro. Iscrivere l'architettura in uno di questi culi che gli è passato davanti. Diventa arrotondato, morbido. Cioè poi questa forma dal disegno di solito la faccio perché non solo perché il sedere ci si rispecchia dentro, ma anche perché è l'unica maniera per fare un grandangolo, per fare una rappresentazione di tutto quanto, sì, un fisheye particolare, per cui riesci a riprendere molto di più di quello che riprenderesti se non facendo il disegno così com'è. Si è interrotto questo sistema, questo modo. Quando è arrivato questo amico francese mi ha portato a Parigi a disegnare velocissimamente, non so, 15 disegni. Sempre architettura comunque. Di architettura, però fatti tipo schizzo. Questi disegni qui, gli schizzi, guarda, no, Giorgio, guarda un po' questi qui. Questo disegno a Roma, questo è uno dei disegni di architettura, guarda, fatto in 10 minuti più belli che ho fatto nella vita. Questa è la mia roba futura, questa è la mia come dire, arte grafica che questi francesi vogliono promuovere, questa roba qua. Che poi la cosa che ho sempre notato anch'io, che era molto più interessante, lo schizzo a matita, gli schizzi veloci che facevo per capire la forma da dare, inquadratura eccetera, che non alla fine il prodotto finale, cioè a inchiostro tutto rifinito che andava vicino a essere una illustrazione. Chi è Giovanni Franzi? Un emarginato che tanto tempo fa veniva chiamato l'omino che disegna le case dai bambini piccoli che giravano per Milano.